Riprendiamo da Gate of Thunder, shoot 'em up a scorrimento orizzontale creato da Red Company e pubblicato da Hudson-Soft per il TurboGrafx CD nel 1992. A differenza del suo seguito spirituale, ossia Lords of Thunder, questo titolo fu rilasciato solo in Giappone e rimase un'esclusiva del PC Engine. Come il suo successore, Gate of Thunder offre al giocatore una affascinante sequenza introduttiva ed una giocabilità avvincente, che presenta ritmi serrati senza tuttavia raggiungere un grado di difficoltà proibitivo. Seppur con uno stile molto diverso, anche qui la colonna sonora sfoggia una qualità eccezionale e per fortuna sarà possibile godersela tramite un apposito sound test. Ma nonostante un feeling generale molto simile a quello del successore, Gate of Thunder mostra anche alcune sostanziali differenze. La più palese consiste nel tipo di ambientazione, rappresentata dallo spazio anziché dal mondo fantasy di Lords of Thunder. In secondo luogo, in questo primo capitolo il giocatore non avrà né la possibilità di acquistare potenziamenti in un negozio, né quella di scegliere lo stage da affrontare ed il personaggio da impiegare. D'altro canto, nel corso di ciascun livello si potranno raccogliere opzioni, scudi, missili e vite extra, e la maggiore difficoltà rispetto a Lords of Thunder viene bilanciata dalla presenza di ben 7 continui. L'unica piccola critica che mi sento di muovere al gioco riguarda il fatto che le opzioni della nostra navicella sono un po' troppo voluminose e nei momenti più concitati del gioco può capitare di confonderli con il nostro veicolo e perdere traccia della nostra posizione. Ad ogni modo, Gate of Thunder rientra sicuramente tra i migliori shoot 'em up del TurboGrafx e avrebbe rappresentato un'ottima aggiunta alla libreria del PC Engine Mini. Passiamo a JB Herold's Murder Club, avventura grafica sviluppata da Riverhill Soft e pubblicata su diverse piattaforme dell'epoca. Il titolo approdò tuttavia in occidente solo sul TurboGrafx CD nel 1991, ad opera di NEC. In questa avventura grafica vestiremo i panni dell'ispettore JB Herold, impegnato a risolvere il caso dell'omicidio del ricco donnaiolo Bill Robbins. Per proseguire nelle indagini dovremo chiedere informazioni ai sospettati, procurarci mandati di perquisizione e di arresto, fare analizzare in laboratorio le prove raccolte e persino consultare gli archivi del Dipartimento di Polizia. Alla stazione sarà inoltre possibile salvare i nostri progressi sulla memoria della console. Dal punto di vista tecnico, la qualità di JB Herold's Murder Club risulta incostante. Il filmato introduttivo presenta un certo fascino, ma purtroppo è costituito quasi esclusivamente da immagini statiche e la resa grafica durante il gioco risulta solo discreta per un titolo del TurboGrafx. La colonna sonora presenta un paio di brani affascinanti, ma per la maggior parte del tempo ascolteremo tracce di stampo molto comune nelle avventure grafiche, che alla lunga tendono a stancare. La principale nota positiva è invece rappresentata dalla grande quantità di dialoghi doppiati all'interno del gioco, che potremo ascoltare sia in inglese che in giapponese. Per quanto riguarda la giocabilità, invece, l'impatto iniziale con l'interfaccia del titolo può risultare un po' spiazzante. Tuttavia, una volta compreso che per accedere ad altri luoghi bisogna premere Select dalla schermata della mappa generale, il giocatore potrà finalmente gustare appieno un gioco sorprendente, sia per la profondità della trama che per la maturità dei contenuti. Infatti, al tempo della sua uscita, JB Herold destò scalpore per la presenza di accenni ad un caso irrisolto di stupro, considerato allora un argomento tabù, e in più di un'occasione gli interrogati si lasciano andare all'uso di parolacce. I can't stand arrogant like him. In definitiva, JB Herold Murder Club rappresenta un'avventura grafica ben realizzata e originale, la cui inclusione nel catalogo del TurboGrafx Mini avrebbe sicuramente aggiunto varietà e spessore all'offerta della console. Don't just stand there smoking that stinking cigarette. Go out and find the murderer. Proseguiamo con Jackie Chan's Action Kung Fu, gioco di piattaforme d'azione creato da Now Production e distribuito da Hudson-Soft. Il titolo esordì su Nintendo Entertainment System tra il 1990 ed il 1991 e giunse su TurboGrafx a un anno di distanza. In questo platform vestiremo i panni del famoso Jackie Chan, impegnato nel salvataggio della sorella Josephine, e affronteremo un misto di sezioni a scorrimento orizzontale e altre a scorrimento verticale.
Jackie sarà in grado di saltare, sferrare pugni e calci ed eseguire due tipi di attacchi speciali. Il primo consisterà in una sorta di onda energetica, attuabile tenendo premuto il tasto 2, mentre l'altro sarà un calcio rotante, che varia in base al tipo di potenziamento a disposizione e viene eseguito premendo insieme i tasti 2 e su. I controlli sono generalmente ottimi, specialmente nel salto. Il giocatore avrà a disposizione una serie di potenziamenti e medikit che possono essere raccolti colpendo le rane disseminate nei livelli e potrà affrontare bonus staging, collezionare salute e vite extra. Ma l'avventura rimane comunque abbastanza impegnativa perché comincia con una sola vita e 5 continuo. Grazie anche ad un level design vario e ben curato, Jackie Chan's Action Kung Fu offre una giocabilità divertente e mai ripetitiva. L'esperienza di gioco beneficia inoltre di un vivace e gradevole comparto visivo e di una colonna sonora brillante, specialmente per un titolo su UCAD. Alla luce di questi elementi, si può affermare che questo gioco rientri tranquillamente tra i migliori del TurboGrafx e che se Konami fosse riuscita a ottenere i diritti necessari dall'attore, si sarebbe rivelato un'aggiunta preziosa alla libreria del PC Engine Mini. Last Alert, conosciuto in Giappone come Red Alert, è un titolo sviluppato da Lasersoft, pubblicato in Giappone da Telenet ed in Nord America da NEC tra il 1989 ed il 1990. Si tratta di un run and gun con visuale dall'alto, in cui ci troveremo al comando dell'eroe di guerra Gai Kasama, intento ad eliminare l'organizzazione terroristica conosciuta come Force Project. In Last Alert si alternano diversi tipi di missione, che generalmente consistono nell'infiltrazione in una base nemica o nel salvataggio di ostaggi, e terminano con una battaglia contro un boss. Sconfiggendo nemici e completando obiettivi, Guy acquisirà punti esperienza e aumenterà di livello, incrementando la sua salute massima e sbloccando nuovi tipi di armi. Ciascuna missione deve essere completata entro un tempo limite, superato il quale otterremo un game over. Tuttavia la sconfitta non si rivela mai troppo punitiva, perché ciascuno stage è abbastanza breve e al suo completamento la partita viene salvata automaticamente. Se a tutto ciò aggiungiamo l'ottima qualità dei controlli, nel complesso Last Alert offre un'esperienza divertente e decisamente appagante. A differenza di Bloody Wolf e Die Hard, Last Alert uscì per il TurboGrafx CD, anziché su UCAD. Ciò si traduce nella presenza di tracce musicali ricche ed entusiasmanti e di sequenze animate. Durante i filmati e prima delle battaglie con i boss troveremo però un doppiaggio in inglese di qualità atroce, tanto esilarante da diventare paradossalmente una delle principali fonti di intrattenimento del titolo. Guy Kazama, if you don't want the hostage killed, you should keep quiet. Guy, the stealth bomber is in the back of this factory! Il comparto grafico durante il gioco invece risulta solo mediocre, migliore di quello di Bloody Wolf solo per la capacità di gestire molti sprite senza rallentamenti. In generale dunque, Last Alert rappresenta un titolo godibile e di grande personalità, che almeno in alternativa a Bloody Wolf avrebbe sicuramente meritato l'inclusione nel PC Engine Mini. Il prossimo titolo è Liquid Kids, gioco di piattaforme targato Taito che debuttò per cabinato da sala giochi nel 1990. Questo port per il PC Engine, uscito esclusivamente in Giappone con il nome di Mizubaku Daiboken, fu rilasciato 2 anni dopo. Il protagonista di Liquid Kids è l'ornitorinco Hippopo, la cui fidanzata è stata rapita dal malvagio Fire Clown. Per sconfiggere i nemici sul suo cammino, il nostro eroe dovrà lanciare loro delle bombe d'acqua, che li renderanno vulnerabili ai suoi calci, e l'efficacia dei gavettoni potrà essere aumentata tenendo premuto il tasto 2. Nel corso di ogni stage sarà possibile raccogliere vari tipi di oggetti, che tra le altre cose aumenteranno la capacità di attacco di Hippopo o la sua velocità, oppure lo trasporteranno in un livello successivo. Alla fine di ogni mondo vi sarà un boss, generalmente abbastanza facile da sconfiggere. Ma nonostante l'aspetto spensierato del gioco, completare Liquid Kids si rivelerà un'impresa molto impegnativa, soprattutto a causa della notevole rapidità dei nemici e della presenza di sole 3 vite e 6 continui a disposizione.
Sia sul piano grafico che su quello sonoro, il titolo sfoggia la gioiosa esuberanza tipica dei giochi Taito, anche se le tracce musicali presentano una realizzazione tecnica alquanto povera per il TurboGrafx. Ad ogni modo, a dispetto della presenza di alcune parti frustranti, Liquid Kids rimane uno dei platform più carini e divertenti dell'intera libreria della console. A seguire abbiamo Motoroder MC, gioco di corse creato e distribuito in Giappone da NCS nel 1992. Si tratta del secondo sequel di Motoroder, uno dei titoli inclusi nel TurboGrafx Mini. A differenza del primo capitolo della serie, Motoroder MC non fu rilasciato su U-Card, bensì per il PC Engine CD-ROM. Ciò rese possibile una serie di notevoli miglioramenti sul fronte della presentazione del gioco, che stupisce fin da subito con un filmato introduttivo ed una colonna sonora molto ben curati. I maggiori stravolgimenti rispetto ai primi due Motoroder però li troviamo nel campo della giocabilità, dato che questo terzo capitolo è un titolo di corsa in stile Super Off-Road, ossia schermata singola. Tale approccio ha costretto gli sviluppatori alla realizzazione di circuiti e sprite delle auto di dimensioni ridotte, meno dettagliati, ma allo stesso tempo ha permesso di eliminare i fastidiosi scatti in avanti dei partecipanti in ultima posizione che affliggevano i giochi precedenti. Un'altra importante modifica consiste nella rimozione della possibilità di acquistare potenziamenti tra una gara e l'altra. Sebbene sulla carta tolga profondità all'esperienza di gioco, alla fine anche questa scelta ottiene l'effetto di migliorare il bilanciamento della giocabilità e la sua accessibilità. Per il resto, Motoroder MC offre al giocatore una classica modalità corsa, una a tempo ed una terza chiamata Omake, che in pratica consiste in sfide di calcio a bordo di un'auto e può essere affrontata esclusivamente in multiplayer. Anche stavolta sarà possibile scegliere tra controlli tradizionali, in cui i tasti direzionali muoveranno il nostro veicolo nella rispettiva direzione, e controlli a carro armato, in cui i tasti destra e sinistra lo faranno ruotare. Lo scambio tra le due modalità avviene con Select, e mentre i controlli tradizionali garantiscono una guida più intuitiva e confortevole, le armi potranno essere impiegate solo con l'altro sistema, che lascia liberi i tasti su e giù. In definitiva, nonostante si tratti solo di un clone di Super Off-Road, Motoroder MC è un gioco decisamente più bilanciato e godibile dei predecessori e avrebbe rappresentato una scelta di gran lunga migliore del primo capitolo per l'inclusione nel TurboGrafx Mini. Andiamo avanti con Popful Mail, Magical Fantasy Adventure, titolo sviluppato da Falcom che fece la sua prima apparizione sull'NEC PC 8801 alla fine del 1991. La versione di cui vi parlerò oggi uscì per il PC Engine Super CD-ROM a distanza di 3 anni e sebbene ripercorra più o meno le stesse vicende, differisce abbastanza dai port rilasciati per il Super Famicom e per il Sega Mega CD. Popful Mail è un action RPG a scorrimento laterale, in cui gli sviluppatori decisero di riunire la giocabilità generale e l'interfaccia di Wanderers from Is al sistema di combattimento ad urto e allo stile grafico di Eastbook 1 and 2. Come da tradizione in casa Falcom, il titolo accoglie il giocatore con una lunga e curatissima sequenza animata, che, anche se in giapponese, ci permetterà di capire che vestiremo i panni di una giovane cacciatrice di taglie chiamata Mail. Più avanti nell'avventura, la ragazza verrà affiancata dal mago Tat e da una strana creatura chiamata Go. Grazie a controlli intuitivi e reattivi, alla presenza di più personaggi giocabili e ad un'atmosfera divertente e spensierata, Popful Mail riesce a garantire una buona giocabilità, minata esclusivamente dalla mancata localizzazione in inglese. Navigare tra i menu, specialmente per chi ha già familiarità con Wanderers from Is, non costituirà un problema insormontabile, ma poter capire i dialoghi avrebbe reso l'esperienza di gioco decisamente più godibile, soprattutto considerando l'evidente natura comica del titolo. L'altro aspetto un po' deludente di Popful Mail è rappresentato dalla colonna sonora, i cui brani, pur esibendo un certo livello qualitativo, rimangono comunque lontani dalla magia di quelli di Is, con cui Falcom ci ha tanto viziato.
In generale, a dispetto della barriera linguistica, Popful Mail rimane un titolo capace di divertire, che si sarebbe comunque rivelato una valida aggiunta al catalogo del PC Engine Mini. Il mio consiglio è quello di provare la versione per Sega Mega CD, che pur differendo un po' e offrendo filmati un po' scadenti, è stata tradotta in inglese da Working Designs e sfoggia una grafica di gioco decisamente più gradevole. 商談成立任せなさい私はメイルよろしくね Valis 2, conosciuto anche come Mugen Senshi Valis 2, è un titolo rilasciato da Telenet per il PC Engine CD-ROM nel 1989 e distribuito in Nord America da NEC l'anno successivo. Nel 1992 il gioco vide la pubblicazione di un pessimo remake in versione Super Deformed per il Sega Mega Drive, chiamato originariamente SD Valis ed erroneamente tradotto come Seed of Valis. Come nel primo capitolo della serie, questo action platformer a scorrimento orizzontale ci metterà al comando di Yuko, studentessa giapponese scelta come custode della leggendaria spada Valis. A confronto con il predecessore, che in realtà approdò sul PC Engine ben 3 anni dopo, Valis 2 è ovviamente caratterizzato da una presentazione di qualità inferiore. L'aspetto visivo del gioco risulta poco definito e spesso scialbo, e le scene di intermezzo, seppur animate molto bene, vengono rovinate da un orribile sfondo verde e da un doppiaggio a dir poco osceno. La colonna sonora invece presenta alcune tracce accattivanti e memorabili, affiancate da altre di discreta fattura. Rispetto al primo Valis, questo seguito presenta diverse scelte che ne migliorano decisamente la giocabilità. Innanzitutto, nonostante qui Yuko non possa effettuare scivolate e salti meno in alto, i controlli risultano più reattivi e adeguati. Il tasso di ricomparsa dei nemici è meno asfissiante che nel primo gioco e le occasioni in cui ci sembrerà di non poter evitare di subire danni saranno molto più rare. Questi elementi, uniti alla presenza di checkpoint abbastanza ravvicinati tra loro e a quella di una funzionalità di salvataggio automatico tra un livello e l'altro, rendono l'esperienza di gioco sicuramente meno frustrante. L'unica nota negativa è la lunghezza degli ultimi stage, un po' eccessiva. Nel complesso, quindi, al di là dell'aspetto grafico, Valis 2 costituisce un notevole miglioramento rispetto al predecessore, nonché un valido gioco d'azione nella libreria del TurboGrafx. You are my first and my only friend. His older brother? In the name of Rogueless and his honor, I shall do battle with you! It won't do to die here. Nel 1991 sui PC Engine Super CD-ROM del Giappone arrivò Valis 4, pubblicato nuovamente da Telenet ma stavolta sviluppato da Lasersoft. Del gioco esiste anche una versione per Super Nintendo, chiamata Super Valis 4 e approdata in Nord America nel 1993. Questo quarto capitolo, così come Valis 2, aggiunge un tocco di freschezza al gameplay originale della serie, con la possibilità di giocare con diversi personaggi. Al posto di Yuko, diventata una divinità del mondo dei sogni divaganti, il giocatore potrà controllare Lena, sua sorella Amu e Asphalt, ciascuno con diverse abilità. Lena è il personaggio più rapido e debole, può effettuare un'utile scivolata e rappresenta l'unico personaggio giocabile della versione per Super Nintendo. Amu può eseguire un doppio salto ed è più forte della sorella, ma si rivela anche più lenta nei movimenti. E infine, Asphalt non è in grado di saltare, ma può camminare su terreni spinati senza subire danni e sferrare attacchi più forti. Al di là dei personaggi multipli, Valis 4 ripropone una struttura di gioco abbastanza simile a quella che abbiamo visto nel secondo capitolo. Anche qui avremo continui limitati ed una funzionalità di salvataggio automatica, così come stage che tendono a protrarsi un po' più a lungo del dovuto. Le maggiori lacune sono rappresentate dall'impossibilità di cambiare protagonista durante le battaglie con i boss, che spesso ci bloccherà al comando di un personaggio poco adeguato alla situazione, e la scarsa qualità del controllo del doppio salto di Amu. Quest'ultimo richiede infatti una seconda pressione del tasto 1 con un tempismo eccessivamente preciso, con il risultato che spesso Amu effettuerà un secondo salto troppo corto o addirittura non lo eseguirà affatto. Sul fronte della realizzazione tecnica, Valis 4 migliora quanto visto nei capitoli precedenti.
La colonna sonora risulta ancora una volta di buona qualità ed il comparto grafico offre filmati più accattivanti, un maggiore livello di dettaglio degli sfondi e degli sprite dei personaggi e finalmente l'introduzione di effetti di parallax scrolling. In definitiva, ad eccezione del mediocre primo capitolo, i giochi della serie Valis disponibili sul PC Engine si rivelano tutti dei validi action platformer, qualitativamente analoghi tra loro. Magari non si attestano ai livelli dei due leggendari Axe, ma ritengo comunque che Konami avrebbe fatto bene ad includerne almeno uno nel TurboGrafx Mini. メディアスは黒の軍団を率いて人間界を落とす。ルザード、ダルゲンは俺についてこい。気を紛らわすには話すのが一番です。隣に座ったのも何かの縁です。よろしく。私はレッドウッドです。 Il prossimo gioco è Vigilante, beat'em up a scorrimento orizzontale sviluppato da Irem che debuttò nelle sale giochi giapponesi nel 1988. Il titolo, che ho menzionato in passato parlando di China Warrior, fu convertito su diverse piattaforme casalinghe dell'epoca, tra cui il TurboGrafx nel 1989. In Vigilante vestiremo i panni dell'ennesimo aspirante Bruce Lee, intento a sgominare la gang che ha rapito la sua fidanzata Madonna. Il titolo presenta la medesima struttura di un altro gioco targato Irem, ossia Kung Fu o Spartan X per il NES, di cui infatti è considerato un seguito spirituale. Ogni livello sarà costituito da una sezione in cui ci si dovrà fare strada tra orde di scagnozzi nemici, seguita da una battaglia contro un boss. Come in Kung Fu, i nemici appariranno senza sosta e alcuni tenderanno ad avvinghiarsi fastidiosamente al protagonista e bloccarlo, ma la buona reattività dei controlli consente di difendersi efficacemente. Il gioco mette a disposizione solo 2 vite e 3 continui, però l'apprendimento dei pattern di attacco da seguire permette di migliorare rapidamente ad ogni partita, rendendo un gioco da ragazzi persino le battaglie contro i boss. Le pecche principali di questo gradevole beat'em up consistono nella scarsa varietà di nemici da affrontare e soprattutto nell'irrisoria longevità dell'avventura, che mi ha visto arrivare al boss finale in appena 40 minuti. Dal punto di vista grafico, magari Vigilante non avrà sprite impressionanti come quelli di China Warrior, ma offre scenari decisamente più dettagliati, alcuni dei quali impreziositi dal parallax scrolling. Il netto contorno nero inoltre conferisce ai personaggi un piacevole aspetto cartunesco. La colonna sonora invece è composta da brani poco memorabili, ma calzanti con l'atmosfera di gioco. In generale, nonostante l'imperdonabile brevità, Vigilante rappresenta un beat'em up molto carino, la cui inclusione nel catalogo del TurboGrafx Mini avrebbe accontentato decisamente molte più persone rispetto a China Warrior. Pertanto vi consiglio di dargli un'occhiata, a meno che non consideriate sacrilego massacrare a calci in faccia una versione digitale di Bud Spencer. Proseguiamo con Ys 3 Wanderers from Ys, action RPG originariamente creato da Falcom per diversi home computer giapponesi nel 1989. Negli anni seguenti la software house concesse a diverse compagnie la licenza di produrre conversioni su altre console, come Famicom, Super Nintendo e Sega Mega Drive. Ad occuparsi dello sviluppo della versione per TurboGrafx CD fu il team Alpha System ed il gioco fu rilasciato nel 1991 da Hudson-Soft ed NEC. Se volete conoscere questo titolo più nel dettaglio, vi consiglio di dare un'occhiata alla mia recensione al riguardo. Ad ogni modo, Wanderers from Ys ripercorre le avventure di Adol a 3 anni dagli eventi di Ysbook 1 e 2 e segna il momentaneo passaggio della serie al genere degli hack and slash a scorrimento orizzontale. Nonostante presenti vistose lacune nella localizzazione dei testi, nel doppiaggio e nel bilanciamento della giocabilità, il titolo ripropone con un discreto successo il fascino e la magia del predecessore, grazie anche al determinante apporto della sua sublime colonna sonora. Ritengo dunque che si sarebbe trattato di una valida aggiunta alla libreria del PC Engine Mini e approfitto dell'occasione per raccomandarvi di dare un'occhiata al suo fantastico remake, ossia Ys di Hot in Pelgana. So you have talked with Elena. Well, it's my life. What I do has nothing to do with you or Elena. Now, goodbye forever. Nel 1993 la saga di Ys fece un ulteriore ritorno sul PC Engine CD-ROM con Ys 4 Dawn of Ys.
Sviluppato e pubblicato da Hudson su licenza di Falcom, questo titolo non va confuso né con Is 4 Mask of the Sun, rilasciato da Tonkin House per il Super Famicom, né con Is Memories of Celceta, la versione canonica di Is 4 creata dalla stessa Falcom molti anni dopo. La scoperta del fatto che Dawn of Is sia opera di Hudson e non della stessa Falcom si è rivelata per me un'enorme sorpresa, perché la sua formula presenta una fedeltà impressionante a quella di Is Book 1 e 2. In questo suo quarto capitolo, infatti, la serie propone il ritorno della visuale dall'alto, di ingegnosi enigmi da risolvere e del classico bump system, e l'unica novità degna di nota è la possibilità per Idol di muoversi in diagonale. Da Is Book 1 e 2, Dawn of Is eredita e amplifica anche i principali difetti, ossia la natura criptica di alcune sezioni del gioco e la presenza di dungeon finali in cui è troppo facile perdere l'orientamento. Anche se a tratti presenta una trama dei toni leggermente più frivoli di Is Book 1 e 2, grazie alla buona giocabilità, alle brillanti sequenze animate e agli emozionanti brani di sottofondo, Is 4 rappresenta un erede più che degno del meraviglioso capostipite della serie, e nonostante non sia stato mai ufficialmente localizzato in inglese, se si discute dei migliori titoli del catalogo del PC Engine non può assolutamente non essere menzionato. Pertanto vi consiglio caldamente di provare il gioco con l'impressionante fan translation del 2012, che traduce persino i dialoghi doppiati, e accompagnare Eidol nella sua emozionante avventura nel continente di Celceta. Se avessi pubblicato questo video nel 2020, a questo punto vi avrei esposto le mie conclusioni su quelli che consideravo i pro e i contro del PC Engine Mini, ma francamente adesso non avrebbe più molto senso, soprattutto considerando il clamoroso fallimento commerciale della console. Quello che è rimasto comunque è stata la possibilità di condividere con voi una panoramica su ben 26 titoli di buona qualità, che spero contribuisca a regalare al TurboGrafx un po' dell'amore che merita. Se tra questi o altri giochi per la console ce ne sono alcuni che vi hanno appassionato particolarmente, vi invito a condividere la vostra esperienza nei commenti. Alla prossima e buon retro gaming a tutti! Ragazzi, eccoci qui, finalmente abbiamo concluso questa serie di video, anche se con un ritardo abissale. In questi 6 video vi ho parlato di 80 giochi, 54 inclusi nel PC Engine Mini più 26 esclusi, e devo dire che sono abbastanza soddisfatto del risultato. Però è rimasta una piccola perla di cui voglio parlarvi, un piccolo bonus di cui voglio farvi regalo, e questo gioco si chiama